Buongiorno, questa è Kentucky, qualcuno di voi l'avrà già vista nel mio ultimo video, e è una puledrina di 10 mesi che è arrivata qui la settimana scorsa, qui all'Ischieto Ranch, e che adesso gli insegneremo un pochino di cose, ovviamente quelle che può imparare un puledro così piccolo. Come vedete non è in gran forma, è stata un pochino alimentata male nei precedenti 10 mesi. Sabato scorso l'abbiamo fatta visitare dal nostro nutrizionista che gli ha già predisposto la sua dieta in modo da farla recuperare nel più breve tempo possibile, ovviamente rispettando i suoi tempi. Per il resto è sanissima, per cui ci aspetteremo che diventi una gran bella cavalla. Detto questo, oggi siamo qui perché vi volevo far vedere in alcuni step quello che noi possiamo fare con un puledro molto piccolo per predisporla al meglio a vivere nel nostro ambiente. Uno di voi mi ha scritto perché ha un problema con il suo puledro che quando prova a farlo venire alla lunghina a volte si blocca e si impenna. Questo è abbastanza tipico quando non diamo sufficiente tempo al cavallo a capire che deve seguire una sensazione, cioè quello che nel metodo Parelli è chiamato il porcospino e che vedremo fra un attimo in cosa consiste. Ma prima ancora voglio parlarvi invece del primo gioco del programma Parelli, che è quello più importante, per questo che è il primo, e che è il gioco d'amici. Io ho bisogno di usare uno stick come prolungamento del mio braccio per riuscire a toccarla da tutte le parti e avere una comunicazione più simile a quella che hanno i cavalli fra di loro, perché loro hanno il corpo lungo mentre noi abbiamo il corpo alto. Quindi utilizzando uno strumento come può essere lo stick riesco a toccarla da tutte le parti come potrebbe fare un altro cavallo. Può stare fermo qui e toccarla là con il naso, io posso stare fermo qui e posso toccarla qua con il mio stick, in modo da chiedergli ad esempio di spostare il posteriore. Vedete, lei si oppone, questo è normale nei cavalli, come vi dicevo nell'altro video. Il porcospino è che è questo, cioè il giocare con il cavallo toccandolo in maniera persistente ma progressiva, è una cosa che loro per natura vanno contro. Quindi cos'è che devo fare sostanzialmente in questi casi qui? Devo aspettare e aspettare fin tanto che il cavallo non prova a fare qualcosa per togliersi da quella condizione che si presume che sia di scomodità, magari leggera, però sempre scomodità. Prima di tutto ho bisogno di fargli passare la paura di questo strumento che potrebbe in qualche maniera preoccuparla, visto che io devo anche utilizzarlo muovendolo, e quindi devo fare in modo che lei non lo prenda come una minaccia o come una richiesta, perché lo stick può essere utilizzato anche semplicemente per grattarla, ok? Quindi è come se fosse, appunto, come dicevo prima, il prolungamento del mio braccio. Quindi gioco d'amici cos'è? È il movimento ritmico che differisce dalla pressione ritmica. Questa è pressione ritmica e smette quando c'è una risposta da parte del cavallo. Questo è il movimento ritmico e io lo posso fare fischiettando, guardando da un'altra parte, e non voglio che il cavallo risponda a questo movimento. Quindi se sta fermo io posso continuare e vedere cosa succede. Se si muove continuo e al momento che si ferma o smette di muovere la testa, come in questo caso, mi fermo anch'io. Quindi premio quello che voglio che lei prenda come azione positiva, cioè lo stare fermo e calmarsi. In questo momento magari è solo stare fermo, poi in seguito si calmerà anche o si rilasserà, però da qualche parte bisogna iniziare, non si può volere tutto e subito. Quindi in questo momento mi accontento che lei sia ferma. Invece questo è il movimento ritmico e voglio che vada un pochino indietro e poi ricomincio con il mio gioco d'amici. Vedete, mastica? Vuol dire che sono arrivato alla sua mente con questo gioco, vuol dire che sta digerendo le informazioni che gli ho mandato. Vedete che io ho mosso lo stick, lei si è mossa in avanti, io non voglio che lei si muova avanti, scusate le spalle, ma bisogna che mi rivolga al cavallo più che a voi in questo momento. Quindi questo va bene, va molto bene. Sono dalla parte sinistra, vorrei che ciò succedesse anche dalla parte destra, quindi sposto la cavalla senza che mi venga troppo vicino
che voglio che lei rispetti comunque il mio spazio, e comincio di nuovo a fare gioco d'amici e vedo se lei riesce a rimanere ferma, ecco, così, un pochino, e premio come? Con il rilascio e con il mio atteggiamento che è rilassato e di assoluta non richiesta, ok? Qui c'è un po' di prurito dietro l'orecchio, quindi siamo qui a giocare, non siamo qui a lavorare o a soffrire, ok? Quindi di nuovo provo a vedere se lei riesce a rimanere ferma, vedete, muove un po' il naso, muove un po', questo lo fa anche perché è molto vicina a me, troppo vicina a me, quindi ho bisogno di allontanarla ancora un po' in modo che possa stare più lontana e non avere così tanto fastidio quando gli passa davanti lo stick. Ok, buono, ha abbassato la testa e mi fermo. Di nuovo passo lo stick sopra la schiena, è abbastanza rilassata, però continua a muoversi in avanti, vedete? Allora io continuo, non la voglio frenare davanti, a meno che non ci siano problemi di sicurezza o mi entri addosso, voglio lasciarla fare perché voglio che lei impari che non è questo che io volevo, ma è questo, che lei sta ferma. Se lei sta ferma io smetto. Ci sono dei cavalli che hanno molta paura dello stick e quindi in quel caso io inizierò magari a portarmi dietro il cavallo muovendo lo stick qua davanti, in modo che al cavallo gli sembra un po' di spostare lui la pressione dello stick. Vedete? Adesso è sempre, risponde sempre in maniera inopportuna, però comunque comincia a pensare che forse se sta ferma io mi fermo. Questa è la prima cosa che dovete mettere a posto nel vostro cavallo, perché il vostro cavallo non deve avere paura degli strumenti che voi utilizzerete. Questo e la corda, vedete che sto usando una corda lunga. La corda lunga la sto usando perché è un puledro e se ha bisogno di muoversi io devo dargli la possibilità di muoversi. Questa è una corda da 7 metri. E anche di questa cosa qui lei non deve aver paura, quindi ad esempio posso usarla per tipo come se fosse la spazzola, devo potergli passare la corda da tutte le parti e magari fare la stessa cosa che facevo con lo stick e lo string sarebbe quella cordicella gialla che vedevate prima attaccata in cima allo stick. Posso magari fare la stessa cosa anche con la corda, okay? Quindi passarla intorno da tutte le parti, anche sul posteriore, fino a che lei non mi sembra rilassata. Vedete? Adesso lei si è mossa, io continuo e vedo cosa fa. Dovete dare tempo al vostro cavallo di capire che non succede nulla, che non è una richiesta, ma che state semplicemente giocando con lui al non far niente. Io muovo e te non fai niente. Vedete, si muove, io la devo lasciare muovere fino a che, ecco, fino a che non si ferma. Nel momento che si ferma, mi fermo anch'io. Altra cosa importante è che anche il lancio della corda dalla parte di là non la faccia muovere, deve riuscire a rimanere calma e rilassata. Vedete, si muove, io non la fermo, recupero la corda, ributto la corda, carezzo, recupero la corda, lei si muove di nuovo e io rilancio la corda, ok? Lancio la corda, voglio aspettare che lei pensi che può fare qualche altra cosa rispetto a questo e che questo non significa nulla, ok? A volte ci vuole del tempo, brava, a volte basta 5 minuti. Quello che voglio è premiare sempre l'atteggiamento giusto. Vedete, adesso ho ritirato la corda e lei ha ricominciato a muoversi. E io insisto di nuovo, guarda fuori, vedete che ha guardato via da me,
Anche questo è un altro sintomo che lei magari in questo momento non vorrebbe essere qui, nonostante che qui ci sia anche un altro cavallo che è di fianco a Simona che mi sta riprendendo in questo momento. Non è sola. Altra cosa importante, che magari all'inizio, se avete un cavallo tranquillo che va d'accordo con la vostra puledra, potete adoperarlo come compagno per far sì che la puledra sia calma e più rilassata quando siete intorno a lei a giocare. Vedete, io continuo imperterrito, tranquillo, a chiedere alla cavalla di non fare niente, nonostante che io stia giocando con lei a lanciare la corda, fino a che, vedete, ogni volta che io struscio e recupero la corda lei si muove. Quindi adesso lavorerò un po' su quello, quindi farò un pochino di movimento ritmico in quel senso lì. Vedete, faccio saltare la corda, ecco, brava, bravissima, brava, e mastica, vedete che sta masticando. Adesso buono, si è girata verso di me, ok, ha abbassato anche un po' la testa, bene, si scuote, ottimo, ottimo. Adesso possiamo ricominciare ad andare avanti. Io voglio fare questo e non voglio che lei si muova, ok? Brava, perfetto, era questo quello che volevo. Allora posso, adesso che lei è tranquilla e rilassata, posso aggiungere un rinforzo positivo. Perché non l'ho fatto prima? Perché prima non era rilassata e non voglio premiare uno stato d'animo che non è quello desiderato, ok? La stessa cosa adesso la faccio anche di là. Ricordatevi, gioco d'amici non è il primo perché è quello più facile, gioco d'amici è il primo perché è quello più importante. Una volta messo a posto questo possiamo andare avanti, ma questo lo vedete nel prossimo video. Grazie.